Siamo qui con Zaccaria Tommasi, responsabile area tecnica Hellas Verona Women, quindi settore femminile dell'Hellas Verona. Direttore, partiamo dalla prima squadra dell'Hellas Verona Women che quest'anno ha raggiunto la salvezza, quindi sarà ancora un campionato di Serie B per la prossima stagione, un campionato che ha conosciuto sicuramente anche dei momenti di difficoltà, ma che alla fine è arrivato alla squadra, sono sempre rimaste unite le ragazze e hanno centrato l'obiettivo stagionale. Dal suo punto di vista, che stagione è stata questa? Beh, allora siamo sicuramente molto contenti del risultato, perché mantenere la categoria sembra scontato ma non è semplice, e anche alla luce un po' delle scelte fatte l'estate scorsa per una serie di motivi abbiamo ringiovanito molto la rosa, abbiamo portato in prima squadra ragazze del nostro settore giovanile e abbiamo fondamentalmente creato un nuovo gruppo con un nuovo staff, un nuovo allenatore, per cui è stato un percorso lungo, non semplice, perché quando si investe sulle giovani spesso bisogna sapere che hanno tempo, hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di sbagliare e maturare, però sicuramente abbiamo raggiunto una salvezza bella, sofferta ma bella, e frutto del lavoro di tutti, dallo staff, dalla dirigenza e soprattutto dalle ragazze che sono comunque rimaste sempre sul pezzo, tra alti e bassi si sono sempre compattate, hanno sempre lavorato e sono sicuramente cresciute, tante sono cresciute e hanno voluto fortemente questa salvezza e sono riuscite ad ottenerla. Beh, come ha detto lei, questa risposta è una prima squadra che ha preso molte anche ragazze dal nostro settore giovanile femminile, dalla primavera soprattutto, e quindi parliamo anche della primavera 1 e del campionato che anche questo si è concluso con un'altra salvezza in una stagione, in un campionato che sappiamo essere molto difficile, quello della primavera 1 femminile, e in più la squadra ha affrontato anche questo nuovo format della Coppa Italia di primavera 1 e i suoi pensieri anche sulla primavera. Ma allora, da quando abbiamo iniziato questo percorso nel femminile 10 anni fa, sicuramente c'è stata una crescita da tutti i punti di vista e il campo ne è la dimostrazione, tanto che insomma la Serie B sta diventando un campionato competitivo e quindi, come dicevo prima, la salvezza è stato un ottimo risultato. La stessa cosa sta succedendo per la Primavera 1. La Primavera 1 è diventata una categoria importante, sono 12 le squadre, sono pochissime quelle che hanno una prima squadra in Serie B e riescono a mantenere una Primavera 1, quindi di questo siamo molto orgogliosi. E poi sono tutte ragazze, per la maggior parte sono tutte del territorio, quindi aver raggiunto la salvezza anche con questa squadra è stato un traguardo sicuramente ottimo sia per le ragazze che per noi. Le ragazze hanno fatto veramente una cosa importantissima e bellissima, perché hanno vissuto un anno difficile proprio per il livello che si è alzato molto, ma anche qua sono cresciute, sono maturate, perché noi abbiamo una primavera abbastanza giovane, tante ragazze che sono ancora in età da 17, però sono riuscite anche loro a rimanere concentrate per tutta la stagione e la salvezza l'hanno raggiunta proprio nel momento decisivo, che era le ultime 3-4 partite di campionato, che dal mio punto di vista, quando si raggiunge un obiettivo a fine campionato, è segno di maturità, è segno di crescita, è segno di averla fortemente voluta la salvezza. Poi abbiamo giustamente, perché il mese di maggio purtroppo negli ultimi anni è stato un mese scoperto da partite, da possibili crescite e allenamenti delle ragazze, abbiamo aderito al nuovo format, alla nuova proposta della Coppa Italia Primavera, che ha coinvolto 8 squadre, abbiamo fatto un gironcino e il percorso che le ragazze a fine stagione hanno dimostrato l'hanno portato avanti anche lì, perché abbiamo giocato contro due delle migliori squadre, sia Juve che Inter. Con la Juve abbiamo perso in casa al 93esimo 4-3 dopo che siamo andati sul 3-0, e con l'Inter abbiamo pareggiato 1-1 dopo essere andati in vantaggio al 92esimo. Poi ovviamente ragazze stanche per un'annata molto impegnativa, l'ultima partita non è andata bene, ma sicuramente hanno fatto veramente un percorso bellissimo e vanno a loro, sicuramente a loro e allo staff, i grandi complimenti da parte nostra. Un settore giovanile, come ha detto, quindi anche in Primavera 1, tante ragazze che potrebbero giocare anche in Under 17, come magari prima squadra, tante ragazze in realtà sarebbero ancora in età di primavera. Parliamo anche quindi del bilancio che fa lei di questo settore giovanile femminile, quindi allarghiamo un po' gli orizzonti all'Under 17 e anche alle altre squadre. Sappiamo appunto che anche l'Under 17 non è ancora finito il suo campionato, avrà ancora delle partite importanti davanti. E che bilancio fa di questo settore giovanile dell'Hellas Verona? Allora, diciamo che la scelta fatta con la prima squadra di ringiovanirla e portare su ragazze della primavera l'abbiamo un po' portata anche nelle squadre sotto, perché la primavera, come dicevo prima, abbiamo aggregato almeno 7-8 ragazze che erano in età 17, la stessa cosa è successo per l'Under 17.
e questo è il motivo un po' di permettere loro di giocare già, di sperimentare già la categoria superiore, al di là del risultato che per noi è importante, ma non è il focus nostro è quello di far crescere le ragazze. E siamo anche molto contenti della 17 che domenica inizierà questo secondo girone della fase nazionale che porterà ai quarti di finale per poi arrivare alle Final Four, dove ospiteremo questo fine settimana l'Inter, poi andremo a Torino con la Juve, poi avremo il Frosinone e se andrà bene la prima che uscirà da questo girone parteciperà alle Final Four. Per noi è già un grande traguardo arrivare qua. Abbiamo fatto un altro bel percorso con l'Under 15 perché anche questa insomma, non si è qualificata ai quarti di finale, però è arrivata nella metà alta del girone interregionale, quello successivo alla fase regionale provinciale. La cosa bella del nostro settore giovanile è sicuramente il fatto di avere degli staff giovani che quest'anno hanno fatto molto gruppo, si sono uniti, vedere spesso degli staff che vengono a vedere le compagne di altre squadre o staff di altre squadre, vuol dire che il lavoro tra di loro è stato un lavoro molto proficuo e ne risentono sicuramente le ragazze. Per quanto riguarda poi i numeri, quest'anno la vera sorpresa ce l'abbiamo avuto nella fascia piccola, che è sempre stata un po' l'anello debole della catena, nel senso che coinvolgere bambine piccole 2015-2016 non è mai stato facile, piccoline che cominciano a giocare così piccole. Quest'anno abbiamo avuto dei buoni numeri e siamo molto contenti perché la prospettiva è che questi numeri aumentino. Aumentarli in quella fascia lì vuol dire avere la possibilità di lavorare con ragazzi più tempo, farle crescere di più, perché comunque come Verona abbiamo sempre portato avanti la medesima filosofia che viene anche dal lato maschile, cioè di lavorare molto sul settore giovanile. Noi lavoriamo molto sul territorio perché crediamo che da lì debba venire il bacino per la prima squadra, quindi cercheremo sempre di implementare sia la qualità del lavoro sia le sedute di allenamento per permettere di far crescere più ragazze e soprattutto più vicine al territorio di Verona. Proprio per, possiamo dire, aumentare anche l'offerta che l'Hellas Verona fa sul territorio, anche e soprattutto quindi al settore femminile, alle proprie bambine, quest'anno parte per la prima volta gli Hellas Summer Camp femminili, quindi solo specifici per delle bambine e delle ragazze, e quindi una nuova possibilità che l'Hellas Verona offre. Sì, quest'anno abbiamo provato, era qualche anno che provavamo ma non riuscivamo ad avere i numeri e abbiamo avuto la sensazione che ci fosse un po' più di appeal quest'anno, quindi siamo partiti di nuovo con una proposta per farla per ragazze della fascia d'età delle piccole, per poter fare 2 settimane di summer camp solo al femminile, e la risposta è stata fin qua molto buona perché abbiamo già nella prima settimana più di 20 bambine, adesso vediamo nella seconda. Noi copriremo le ultime 2 settimane di giugno proprio nello stadio l'Olivieri Stadium, quello della prima squadra, ma la risposta è stata molto buona, siamo molto contenti perché vuol dire che coinvolgiamo ragazze magari che sono sul territorio in altre società, ma soprattutto vuol dire fare un'iniziativa in più per dar visibilità a questo movimento che è in continua crescita.